Ciao a tutti. I segnali per riconoscere un narcisista sono il bisogno costante di attenzione e approvazione, il senso eccessivo di superiorità e autostima, il manipolare gli altri a proprio vantaggio, l'incapacità di considerare i sentimenti delle altre persone, la necessità di controllare ogni situazione, la rabbia e l'irritabilità in risposta alle critiche, la visione distorta della realtà e la tendenza a minimizzare i propri difetti. I loro comportamenti sono egoistici, privi di empatia e assenza di sentimenti di colpa o rimorso. I primi campanelli di allarme che io notai nel mio partner furono mentire per cose di poco conto, fino ad arrivare a mettermi sempre in secondo piano, rispetto ad altre persone come conoscenti, amici, famiglia o addirittura estranei. Un fatto che mi lasciò sconcertata fu quando ci recammo a vedere una nuova abitazione e davanti al proprietario di casa fece una battuta poco simpatica, come: "Ecco, tu potresti dormire nel ripostiglio". Questa frase la replicò ironicamente anche durante la giornata. Un altro episodio che mi fece venire i brividi fu quando nacque nostra figlia. Erano trascorsi appena 4 giorni quando io fui dimessa dalla maternità e una volta giunta a casa il mio compagno iniziò ad attaccarmi in maniera abbastanza subdola. Mi fece una richiesta che io reputai fuori luogo, essendo in un momento così delicato come la nascita della nostra bimba. La pretesa era di recarci in un'altra città per farmi conoscere e far vedere la neonata ad una sua amica. Io risposi che non intendevo spostarmi da casa e tantomeno mi interessava essere presentata a questa donna. La sua reazione fu esplosiva e violenta, tanto che mi sentii dire che non potevo rifiutare una simile proposta, che mi sarei dovuta vergognare a trattare in quel modo la sua cara amichetta. In sostanza, secondo il suo punto di vista contorto, ero io a non provare rispetto per nessuno. Tutto ciò mi fece capire che non era minimamente interessato ad un evento meraviglioso come la nascita di un figlio, poiché dinanzi alle sue richieste tutto passava in secondo piano. La mia vita stava diventando un inferno ed io mi trovavo in un vero e proprio baratro, con una neonata da accudire. Furono anni molto difficili da affrontare, anche perché il comportamento del mio partner peggiorava di giorno in giorno. Non aveva mai attenzioni verso sua figlia e quando la bimba lo chiamava si dimostrava spesso indispettito. Tra le cose che non sopportavo è quando si discuteva come coppia e lui incolpava nostra figlia del nostro litigio. La sua mente machiavellica non tardava a mettersi in atto, pur di non prendersi alcuna responsabilità. Non l'ho mai visto giocare in un parco giochi o altrove con la bambina. Non si è mai interessato di nulla, nemmeno dell'andamento scolastico, e l'unica volta che si recò ad un colloquio con i docenti fece danno. Disse ad un professore che nostra figlia non andava molto bene in quella specifica materia, perché le faceva letteralmente schifo. Non si è mai degnato di accompagnarla a letto o a raccontarle una favola o semplicemente darle la buonanotte e, perché no, un bacio affettuoso. Quando la bambina gli correva incontro per abbracciarlo, si ritrovava tra le braccia di un vero e proprio robot. Né una carezza né una coccola veniva spesa per sua figlia. L'esistenza di un narcisista in famiglia porta conseguenze ed effetti relazionali disastrosi. I componenti della famiglia si ritrovano in balia di una personalità narcisistica, in grado di creare continui scompigli e un'atmosfera del tutto negativa e competitiva. Il manipolatore non è all'altezza di dare alcun tipo di sostegno morale,
fisico o economico. Il suo distorto modo di vedere è colpa tua. Tu mi hai costretto a farlo. Sia chiaro, non chiede mai scusa e tutto gli è dovuto. Fugge dalle responsabilità e dai rimproveri, perennemente angosciato dalla vergogna e dal terrore che gli altri possano scoprire chi è realmente. Un'altra forma molto subdola che hanno i narcisisti per sottomettere la propria vittima è la manipolazione psicologica, ossia il gaslighting. Chi soffre di disturbo narcisistico utilizza gaslighting come meccanismo per consolidare la sua posizione e per destabilizzare chiunque si trovi dinanzi. Nel mio caso, questo tipo di abuso avveniva tutti i giorni in maniera costante. Tale violenza psicologica nella vittima è straziante, tanto da arrivare a dubitare di se stessa. Diventa assolutamente vitale avere la capacità di saper ascoltare attentamente tutti i campanelli di allarme che il nostro sesto senso ci invia continuamente. Per mia esperienza personale posso dire che la miglior difesa è non replicare a questi abusi, mantenere le distanze e non sentirsi mai in colpa. Non è colpa tua se il tuo partner non prova empatia, amore e affetto. Molto probabilmente si dovrebbe scavare nella sua famiglia di origine, esattamente come ho fatto io in prima persona. Ho scoperto situazioni veramente inquietanti che trovi nel video L'infanzia del narcisista. Le tecniche manipolative utilizzate dal mio partner narcisista erano le conversazioni senza un senso, che non sono altro far finta di comunicare, rimuovendo però i reali contenuti dal discorso, avere l'impressione che il discorso abbia preso una direzione totalmente nuova e irragionevole rispetto al motivo che lo aveva generato. La generalizzazione, la capacità del manipolatore poco esperto di allargare i tuoi concetti finché li rende irrazionali, così da arrivare al punto di denigrarli. Il gaslighting è possibile sintetizzarlo in 3 stadi. Non è mai avvenuto. Sei pazzo o sei pazza. Te lo sei sognato. Lo scopo è infondere titubanza su qualsiasi evento accada, sino a farti tentennare di te stesso e del tuo rapporto con la realtà. La proiezione è negare in maniera radicata i propri errori e i propri limiti, continuando ad addossare le proprie colpe e problematiche del contesto agli altri. Capire di proposito tutto ciò che dici in maniera errata significa che ogni tua parola verrà compresa come inadeguata e assurda. Escogitare sempre nuovi metodi per stigmatizzarti, come ad esempio un impiego che gradisci con l'opportunità di fare carriera. Ebbene, il narcisista vorrà sapere come mai non sei ancora milionario. Controllo costante su di te. Vergogna. Fa sempre in modo di criticare o sminuire tutto ciò che fai. Sarcasmo. Usa spesso il sarcasmo per umiliarti. Battute irrispettose e disapprovazione. Usa la finta battuta per offenderti. Parla male di te con chiunque. Ipervalutazione e ipersvalutazione. Il manipolatore elogia o abbatte. Non riesce a stabilire una sana via di mezzo. Ad esempio, con la sua nuova ragazza parlerà molto male delle sue ex. Questo fa capire che un giorno parlerà così anche di te. Se questo video ti è piaciuto, puoi lasciare un like e condividerlo con i tuoi amici. Se hai delle esperienze, delle storie, le puoi scrivere qui sotto nei commenti. Se vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella, così potrai ricevere la notifica
dei nuovi video.